Dal Vangelo secondo Luca. Mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Marta aveva una sorella di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per i molti servizi. Marta allora si fece avanti e disse: Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose: Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte buona, che non le sarà tolta. Buona domenica a tutti. Vedete alle mie spalle la Betania di oggi. Si trova a 3 chilometri da Gerusalemme e notate la chiesa francescana che è stata costruita accanto a quella che la tradizione ricorda come la tomba di Lazzaro. Si trova in quella che era l'area della necropoli del tempo di Gesù. Sapete che i villaggi sono molto facili da delimitare perché il negativo è rappresentato proprio dai cimiteri. Bene, la tomba di Lazzaro segnava proprio il luogo dove finiva il villaggio che sorgeva sulla costa, lungo le pendici orientali del Monte degli Olivi, che li vedete sulla destra. Difatti, continuando lungo la strada, risalendo le pendici del Monte degli Olivi, ancora oggi si vedono degli scavi, delle grotte, cisterne, cantine, forni del tempo di Gesù. Sono state trovate anche giare per granaglie, lucerne. Facciamo un passo indietro di quasi 200 anni e abbiamo 2 foto che ci presentano una Betania molto antica che ci dà un'immagine di quella che doveva essere la Betania del tempo di Gesù. Lì vedete il villaggio che continua lungo il Monte degli Olivi. E in questo villaggio c'era una famiglia alla quale Gesù faceva riferimento quando arrivava a Gerusalemme. La conosciamo perché ce ne parla l'Evangelista Luca e ce ne parla anche Giovanni con il celebre episodio della rianimazione del fratello di questa famiglia, Lazzaro. È una famiglia però un po' strana. Notate come ci sono soltanto fratelli, sorelle, non ci sono mariti, mogli, padri, madri. E questo è servito agli evangelisti Giovanni e Luca per presentarci in questa famiglia l'immagine della comunità cristiana, che è composta da sorelle e da fratelli. Bene, Gesù si trova a Gerusalemme, e Gerusalemme non è Nazareth, non è Caffarno, è un ambiente molto ostile a Gesù. Ci sono gli scribi, i farisei, i dotti che gli tendono tranelli, vogliono toglierlo di mezzo. E in questo contesto, quando uno arriva a sera, ha voglia di trovare una casa per rilassarsi, per trovare un contesto familiare in cui sentirsi accolto, capito da chi condivide le scelte coraggiose che sta facendo, vuole sentirsi amato e anche accarezzato. Gesù è così, il nostro Dio è così, ha bisogno di sentirsi amato, accarezzato fin da bambino, quando si è trovato fra le braccia di una quindicenne, la madre Maria.
aveva bisogno di carezze, altrimenti piangeva. Questo è il nostro Dio. E qui lo troviamo, il nostro Dio che ha bisogno di essere accolto, di essere abbracciato, accarezzato, capito. Questo è il contesto storico. Vediamo come l'Evangelista Luca rilegge l'amicizia di Gesù con questa famiglia di sorelle e di fratelli. Inizia il nostro brano evangelico dicendo che nel loro viaggiare Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo accolse in casa. Questo è già una notazione piuttosto strana. Una donna che accoglie un uomo. In quel tempo era ritenuto sommamente sconveniente per un uomo accettare l'ospitalità offertagli da donne. Non si parla di Lazzaro ce ne parla l'Evangelista Giovanni. Sullo sfondo adesso vedete il mosaico che si trova nella chiesa francescana, nell'abside, quella chiesa francescana a cui ho accennato prima. In questa accoglienza di Marta noi abbiamo già un primo messaggio. È importante, dove arriva Gesù, dove Gesù viene accolto, tutti i pregiudizi, tutte le discriminazioni fra uomo e donna, che sono retaggio di una cultura e di un'eredità pagana, vengono superati, vengono denunciati. Gesù è l'uomo libero rispetto alle tradizioni, lui che è così esigente nel combattere il male alla radice, nel cuore, lo ricordiamo, chi guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio nel suo cuore. Gesù esteriormente è l'uomo libero perché ha il cuore puro e supera tutte le tradizioni che derivano da paganesimo. Ma non è questo il tema principale del brano di oggi. Qui siamo di fronte al tema del Dio che chiede di essere accolto, chiede ospitalità. Nel libro dell'Apocalisse, quando il risorto scrive alla comunità di Laodicea, ha un'espressione molto bella: io sto alla porta e busso, se qualcuno ascolta la mia voce, apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Chiede accoglienza, vuole entrare nella nostra casa. La casa indica nella vita di ognuno, non solo la casa, la comunità cristiana o la famiglia, vuole entrare nel nostro intimo, proprio come gli innamorati che chiedono ospitalità, stanno male se non vivono accanto alla persona amata. Magnifico questo versetto dell'Apocalisse e allude certamente al Cantico dei Cantici, quando l'innamorato arriva alla casa dell'amata e le dice: aprimi sorella mia, mia amica, mia colomba perfetta mia, perché il mio capo è bagnato di rugiada, i miei riccioli di gocce notturne, ha corso tutta la notte perché non può stare senza l'innamorata. Dio è così. Ha bisogno di affetto, di calore umano, di amicizia sincera. Non ci avevamo mai pensato che questo è il nostro Dio. Noi abbiamo imparato a considerare Dio come una specie di re sempre seduto in trono, al quale si ricorre per chiedere qualche favore, che poi anche piuttosto restio nel concedere questi favori. Sembra almeno così. Invece è Lui che ha bisogno di essere accolto. È un Dio molto umano, molto tenero, un Dio che ha bisogno di compagnia. Questo è il nostro Dio. Fa udire la sua voce, non si impone con la violenza, fa una proposta di amore: mi lasci entrare nella tua vita, ti porto la gioia, solo per portarti alla felicità. E l'apertura deve avvenire dall'interno. Ecco, Marta è colei che accoglie, però
Ci sono molti modi di accogliere Gesù e in queste due sorelle vengono mostrati due atteggiamenti diversi, una che fa la scelta buona e l'altra che ama Gesù, lo accoglie, ma le manca qualcosa. Il brano evangelico continua dicendo che Marta aveva una sorella chiamata Maria, la quale stava seduta ai piedi di Gesù. La traduzione esatta, per la traduzione esatta bisognerebbe aggiungerci un perfino, addirittura stava seduta presso i piedi di Gesù e ascoltava la sua parola. Questa posizione assunta da Maria è significativa. Nella casa palestinese non esistono seggiole ma stuoie e tutti si mettono a sedere per terra, ma questa non è una banale informazione. Vediamo di richiamare un po' quella che era la cultura del tempo di Gesù. La richiamo con una immagine di una tenda tipica del tempo dei patriarchi, di Abramo, ma anche in seguito. Notate come quella tenda è separata in due parti, viene indicata questa separazione e una parte era riservata agli uomini, quella dove ci sono le seggiole, l'altra alle donne dove ci sono le giare. Quando arrivava un ospite, questo ospite veniva accolto dagli uomini, andava a sedersi, conversava con loro, le donne dovevano stare nel loro ambiente riservato, stavano magari anche a origliare quello che dicevano gli uomini, ma non potevano farsi vedere, perché chi accoglieva erano i padroni della casa, gli uomini, e se ricordate, quando quei tre personaggi vanno a visitare Abramo e stanno con lui nella tenda e uno di questi personaggi dice ad Abramo: il prossimo anno quando torno tua sposa Sara sarà incinta, attenderà un bambino, e Sara, che era dall'altra parte della tenda e stava origliando, scoppia a ridere. Com'è possibile? Io sono vecchia. E dirà quel personaggio: tu hai riso. No, non ho riso, dirà Sara. No, tu hai riso, e difatti tu chiamerai tuo figlio Isacco. Yitzhak significa colui che sorriderà, un bel nome Isacco, sorriderà. Al tempo di Gesù la tradizione non era molto diversa, erano gli uomini che accoglievano gli ospiti e le donne dovevano stare in un ambiente riservato. Qui abbiamo Marta che accoglie e Maria che si siede ad ascoltare la parola. È un'espressione questa che ha un valore tecnico, quella di stare seduta ai piedi di Gesù. Perché? Perché era l'espressione che indicava il discepolo che si sedeva per ascoltare regolarmente le lezioni di un maestro. Ricordiamo Paolo, il quale negli Atti degli Apostoli dice: io sono stato seduto ai piedi di Gamaliele, cioè sono stato discepolo del più famoso dei maestri del mio tempo. E quindi questa espressione, che apparentemente è affettuosa, devota, in realtà nel contesto costituisce una novità molto trasgressiva. Gesù accoglie fra i suoi discepoli, cosa che nessun altro rabbino avrebbe mai fatto, accoglie una donna. Ricordiamo cosa dicevano i rabbini: è meglio bruciare la Bibbia che metterla in mano a una donna, e anche le donne non osino pronunciare la benedizione prima dei pasti. E ancora, se una donna va alla sinagoga stia nascosta, non compaia in pubblico. E c'erano anche i matronei nella sinagoga di Cafarno, che è del IV secolo, però
C'era il matroneo, le donne dovevano stare appartate e Paolo è anche erede di questa cultura. Le donne tacciano nelle assemblee, non è permesso loro di parlare, se vogliono imparare qualcosa interroghino i loro mariti, è la lettera ai Corinzi. Non si dice che Maria è assorta in preghiera, che sta a contemplare, ascolta la parola, quindi non ci si può richiamare a lei per giustificare un devozionismo, un intimismo religioso. Qui si parla di accoglienza di Gesù e di accoglienza della sua parola. Veniamo adesso ai due atteggiamenti, quello di Marta. Marta era distratta in giro riguardo al molto servizio, questa è la traduzione corretta del testo, era distratta in giro per il molto servizio. Credo potrebbe essere questa la situazione anche di tanti cristiani che hanno successo nella loro professione. Appena svegli al mattino cominciano ad agitarsi, un'agenda fittissima di impegni, 3-4 cellulari che squillano in continuità, corrono tutto il giorno e poi arrivano alla sera sfiniti, non hanno avuto un minuto di tempo per riflettere sul senso di ciò che stanno facendo, sugli obiettivi ultimi del loro lavoro e poi non hanno un attimo per dialogare con Dio. Credo che Marta rispecchi bene queste persone che fanno delle cose molto belle, hanno anche successo, ma non hanno tempo per pensare, per riflettere, per trovare una meta, un obiettivo che unisca tutti questi loro sforzi per un ideale. Pensiamo anche, facciamo un altro esempio, credo che molte mamme... Sentiamo dire mio figlio è buono, si impegna nel volontariato, è generoso, si dà da fare, ma non gli si può parlare di andare in chiesa, di leggere, di meditare una pagina del Vangelo. Sono persone buone, anche Marta è buona, ha accolto Gesù, ma le manca qualcosa, c'è un modo di accogliere che viene prima, che è la parte buona. Vediamo come si comporta Marta. Fattasi sopra, si vede che è arrabbiata, non è contenta e dice: Signore, non ti interessa che mia sorella mi lasci sola a servire e di a lei che mi venga ad aiutare. Queste persone, come Marta, che non hanno tempo per respirare, chiediamoci, alla fine sono soddisfatte, sono serene, sono felici? Che rapporto hanno queste persone con la sposa, con i figli, con gli amici, con i vicini? Come accolgono chi magari intralcia i loro programmi o forse viene a chiedere un aiuto? Sono tutti presi dai loro impegni, sono come Marta. Ma Marta non è contenta, lo si vede dal modo con cui se la prende con Gesù. La prova è che le cose non sono impostate bene, è proprio questa arrabbiatura, l'insoddisfazione, il litigio. Si lavora insieme dopo aver ascoltato la parola, questo è importante nelle famiglie. Se non si ascolta insieme prima, se non si lavora insieme, si finisce per litigare. Il Signore risponde a Marta, Marta, Marta. Quando nella Bibbia il nome è ripetuto 2 volte, vuol dire che c'è una vocazione, tu ti affanni, ti turbi per molte cose. I verbi sono significativi. Merimnao indica la divisione che avviene nel cuore dell'uomo, che è attratto tra 2 obiettivi, tra scelte opposte. Tu sei buttata per aria. E poi l'altro verbo, thorumbazzo, vuol dire mettere in piedi una grande confusione. Non riesci nemmeno a godere delle cose belle che stai facendo, non hai tempo per fermarti, per gustare la vita, per incontrare le persone.
Vedete, non è il lavoro, gli impegni in favore degli altri che allontanano da Dio, questi avvicinano a Dio, ma è l'alienazione, è il perdere la testa per il lavoro e non avere un attimo di respiro e di tempo per pensare ad altro. Questo disumanizza, fa trascurare ciò che è essenziale nella vita. Vedete, la nostra nobile specie umana è venuta fuori seguendo l'istinto della sopravvivenza e quindi cercando di proteggere la propria vita, procurarsi cibo, procreare figli, ma se riflettiamo questa legge porta soltanto poi alla morte. Marta rappresenta coloro che giocano la loro vita totalmente coinvolti in questo schema biologico che è importante, molto importante, ma guai se diventa l'assoluto, se assorbe tutta la persona. Questo va bene per il preumano, ma l'uomo ha un'altra dimensione. Ha bisogno del pane, ma non di solo pane, c'è un'altra vita che caratterizza l'umano. E Gesù continua, Marta, di una cosa sola c'è bisogno. Maria infatti ha scelto la parte buona, che non le sarà tolta. La nostra traduzione dice la parte migliore, è sbagliato. Il testo parla, ha fatto la scelta giusta, la parte buona. Gregorio Magno, fine del secolo VI, ha distinto 3 gradi di santità, quella dei laici, quella dei preti e quella dei monaci, la più elevata, quelli che hanno scelto la parte migliore. Non ci si può appellare a Maria. Maria ha scelto la parte buona e la parte buona è proprio questa. Prima di muoversi, assimilare la parola. Poi si fanno le scelte giuste. Il grande problema dell'uomo d'oggi è proprio questa trascuratezza della parte buona, di ciò che è essenziale, di ciò che è necessario. L'essenziale è qui, è nel saper distinguere fra ciò che è effimero e ciò che è davvero importante, ciò che è caduco e ciò che invece rimane, che è eterno. E consumo e ciò che invece è necessario per vivere quest'oggi. Il brano termina con le parole di Gesù a Marta, ma non è concluso. Noi ci chiediamo, ma Marta cosa ha risposto? E poi è bello il silenzio di Maria. Maria non dice una parola lungo tutto il racconto, nemmeno per difendersi, per chiarire la propria posizione, per spiegare la scelta che ha fatto. Tace. E tutto porta a supporre che il suo silenzio si sia prolungato anche dopo. È Marta che ha bisogno di sedersi. È bello vedere Marta impegnata e accoglie Gesù, ma l'accoglienza che Gesù si aspetta è anzitutto quella della sua parola. Quando si è accolto la sua parola, allora tutta la vita poi scorre in un modo diverso. Le scelte vengono fatte secondo i valori che lui propone e allora non ci si arrabbia come accade a Marta. Si vive una vita molto più serena. Vediamo Maria che mostra un amore incondizionato, senza calcoli in seguito. Noi la vedremo nel Vangelo di Giovanni versare quel profumo di nardo. È l'immagine stupenda di questa donna che è stata coinvolta dalla parola, ha accolto nella propria casa, nella propria vita la parola del Maestro ed è portata a questa generosità incondizionata che è la manifestazione del proprio amore. Buona domenica a tutti.